Dopo essere giunti ai piedi dell'Amazzonia ed aver conosciuto un centro di recupero per scimmie, arriviamo ad un pueblito tutto da scoprire, con le sue stranezze ed i rituali che lo accompagnano da secoli. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Siamo in una barchetta che ci porta all'altro lato, dovrebbe essere molto rapida, e poi andiamo a esplorare una laguna che si chiama Laguna Cielo. Me l'hanno consigliata dei locali, non è una destinazione turistica e non so cosa aspettarmi, andiamo a vedere. Vediamo il parcheggio, non è facilissimo, siamo controcorrente. Direi ottimo. Si muore veramente di caldo, tra poco sicuramente pioverà e siamo quasi alla Laguna Cielo o Laguna Azul. Molto bello il sentiero. Arriviamo alla laguna e capiamo il perché del nome. Ci ritroviamo di fronte ad uno specchio perfetto. Contrattiamo un tour con questo simpatico signore che per $5 totali ci porta con questa lancetta ad esplorare la laguna. C'è un silenzio surreale, grazie anche al fatto che avanziamo a remi e non a motore. Iniziamo a fare i primi avvistamenti di uccelli, dall'airone al più raro Uotsin, animale dalle somiglianze preistoriche che abita in queste lagune. Avanziamo ed iniziamo ad incontrare diverse specie di scimmie, dal mono ardiglia, già incontrato al centro di recupero, a questi emozionanti incontri con queste scimmie che letteralmente scimmiottano davanti ai nostri occhi. Ci riavviciniamo alla riva con il rumore della sola foresta. In questa laguna ci dicono esserci molti alligatori che si fanno vedere solo di notte. Abbiamo finito ora il giro in barca, eravamo da soli, la guida molto simpatica, doveva durare mezz'ora ma secondo me è durata almeno il doppio. Sostanzialmente questa è una laguna naturale dove all'interno si è creata questo isolotto artificiale pieno di animali, uccelli. E abbiamo visto anche 3 specie diverse di mono o di scimmie. Una delle specie che abbiamo visto di scimmie è il ciorongo, che è quello più scuro che vedrete nel video. Poi c'era l'aragna che è un pochino più grosso e poi il più piccolo che si chiama Tascabile? Sì, o mono ardiglia, che sarebbe scimmia scoiattolo per così dire, perché è piccolina. Però devo dire che erano tutte molto carine, erano un po' lontane ma poi
mono ciorongo è quello che si è avvicinato di più, siamo riusciti a vederlo lì un po' che giocava tra le rami. Sono 3 giorni che vediamo un sacco di scimmie, non ho mai vista così tante in vita mia, però vederle così libere nella natura è sicuramente bellissimo. Sì, sì. E ora torniamo. Ci raccoglie per strada questo carretto che ci riporta alla riva. Riprendiamo la lancetta che per un solo dollaro ti riporta dall'altra sponda del fiume Napo. E quando arriviamo ci rendiamo conto che è già iniziato lo showtime pomeridiano delle scimmie del Pueblito. I locali ci raccontano che questo rituale con le scimmie che invadono il paesino ogni pomeriggio avviene da secoli e secoli e che addirittura nelle giornate di pioggia o particolarmente fredde occupano le case in disuso del paesino. E ora sì che riusciamo. Prima che arriva la tempesta perché sta per arrivare lo stesso. Puntuale come un orologio svizzero, il diluvio, e ci rifugiamo in van. Buongiorno, stamattina abbiamo 2 pain chocolat della panaderia del centro, abbiamo un po' di caffè che ci ha fatto la signora che ci ospita qui dal garage, molto gentile, è venuta dal nulla, ci ha fatto una di questi che abbiamo già bevuta la metà. E un piatto che mi raccontava ieri è la banana cucinata, si può fare con uova, con carne, con queso da aggiungere, e lo mangeremo probabilmente per pranzo, non vediamo l'ora. Faccio il caffè e niente, si fa colazione con questa vista stupenda. Mi sono messo in tenuta estiva e andiamo a una cascata. Solo che quest'autobus va un po' troppo veloce, abbiamo un po' paura. Sofì, tieniti forte. Iniziamo il sentiero ed incontriamo subito le prime difficoltà. Stiamo andando a Cascadas Las Latas. Abbiamo il fiume di lato e una foresta fittissima nel sentiero, pieno di fango, non è facilissimo. Qua anche, oh caspita, anche questa volta abbiamo deciso di farlo da soli piuttosto che prendere un tour, e ne sta valendo la pena perché siamo soli e c'è molta pace. Sofì giustamente si mette gli stivali. Guardate le mie scarpe, è abbastanza difficile, ma è veramente in mezzo alla natura più incontaminata che si possa incontrare. Questi stivali sono da Uyuni, in Bolivia. Ce li ho per fortuna. Vamos? Sì. Vi assicuro che è davvero difficile. Sofì è già scivolata, ma è pieno di fango. Non si capisce neanche bene qual è il sentiero principale, però non abbiamo fretta e come in tutte le cose i sentieri più difficili da percorrere sono quelli che regalano le sorprese più belle. Attenzione, Sofì si è appena impantanata, dobbiamo prendere un winch e pensate che... Secondo voi è stata una bella idea portarli o no? Peccato era picchiare l'acqua prima. Qua mi pulisco un po' gli stivali e sono come nuovi, quasi. Come una bambina che gioca nelle pozzanghere e io invece a lottare. Abbiamo trovato un 1000 piedi enorme, non si vedrà bene. Aspetta, fa vedere la mia mano è piccola, ma... Hola amigo, che tal? Siamo qua, un pezzo un po' difficile dalla parete, abbiamo solo questo passaggio perché qua come vedete si cade giù,
Fa caldo, è scivoloso, ma ce la faremo bene. Non si capisce bene, ma davvero quando non c'è niente che ti ferma si fa riesce bello in fondo e ce l'abbiamo da vedere. La verità è che ci siamo completamente persi, anche questa volta abbiamo deciso di farlo da soli piuttosto che prendere un tour e ne sta valendo la pena. C'erano dei punti pericolosi che non abbiamo voluto fare, la Sofia è stata bravissima finora, ma oggettivamente era pericoloso e ci fa un po' arrabbiare che non c'è nessuna indicazione su dove andare. E ora torniamo indietro, vediamo se troviamo qualche stradina che non avevamo visto. Abbiamo trovato dei viaggiatori italiani con cui Sofia parlava inglese. E cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che era dall'altro lato della riva, quindi abbiamo fatto tutto il percorso sbagliato. Era da attraversare all'inizio e seguire a fianco al fiume. Siamo sporchissimi e non vedo l'ora di cacciarmi in acqua, speriamo di arrivare. Sono un po' arrabbiato perché non siamo i primi turisti sprovveduti che facciamo questo sentiero, anche i ragazzi si erano persi, dovevano segnalarlo meglio, anche perché se fossero persone anziane o bambini non so assolutamente come avrebbero fatto, però guardate, è uno spettacolo. Tra l'altro stranissimo incontrare degli italiani, gli unici nel viaggio, nel posto meno turistico probabilmente dove siamo stati, perché Puerto Mixhuailli è veramente un hidden gem, una gemma nascosta. Anche qui c'è quest'albero che è immenso, veramente immenso, non si vede fin dove arriva, ma guardate il tronco. Brava Sofì! Siamo arrivati ed è tutta per noi. Ora ci possiamo fare un bagnetto qua e mangiare. Questa seconda parte devo dire che era molto più facile, c'era meno foresta fitta e c'era un sentiero molto chiaro da seguire, quindi era più facile. Possiamo dire di esserci persi nella giungla equatoriana ufficialmente, eravamo completamente persi. Sì, meno male non c'era nessun animale pericoloso. Mi lascio scivolare nell'acqua freschissima e iniziamo a giocare come bambini. La vegetazione è fittissima e decidiamo di ritornare al pueblo. Con questo concludiamo la nostra esplorazione alla cascata e devo dire che è stata molto bella, valsa la pena, comunque ci siamo persi all'inizio e adesso stiamo tornando già, sicuramente sarà molto più facile visto che conosciamo già il percorso e è anche molto meno difficile di quello che avevamo fatto per sbaglio. Cerchiamo di prendere un collettivo come quello che ci ha portato qua in ritorno a Mixhuailli e poi avevamo l'idea di andare a vedere una tribù che si trova in un posto vicino a dove siamo noi, che ci ha raccontato la signora che ci ha ospitato che vale la pena andare, è una tribù locale quindi vediamo se riusciamo a farla. Mentre Sophie si dondola sull'altalena, arriva finalmente il bus che ci riporta al paesino.
Abbiamo ancora tanto da scoprire, dalle tribù amazzoniche al centro del mondo, fino ad arrivare alla casa dei colibrì, di cui vi parleremo nel prossimo episodio.